Riprendiamo senza indugio da dove abbiamo lasciato settimana scorsa. Siamo usciti dalle grotte e ora direzione castello. So che bramavate vedermi finalmente con il magnifico ombrello coi fiorellini ed eccomi qua. Ora vi mostro cosa sono venuto a vedere con anche questo tempo perché merita veramente di brutto e ora ve lo mostro. Guardate che roba, un castello dentro la montagna. Ma non finisce qui, perché adesso nel castello ci entriamo. Non si può vedere sto ombrello, però fa niente, piove, quindi ci sta. Ma avete visto che roba? Cioè, wow. Ma adesso stiamo per entrare anche, quindi prima mi sparo un paio di fotine perché sono veramente una cosa fuori. Cioè, non riesco a spiegare, cioè, guardate che roba. E ora si entra ufficialmente nel castello. Non vedo l'ora. Vi giuro che io questo castello lo sto bramando da un sacco di mesi. Perché? Perché l'ho visto una volta su... non mi ricordo su che programma era, un programma in televisione, una domenica a pranzo dai miei e mi sono innamorato. Mi sono letteralmente innamorato. È devastante, poi vi racconto la storia. Siamo ufficialmente nel castello. Guardate che roba. Non so se riesco a farvele vedere, ma da queste scanalature che vediamo, l'acqua piovana veniva ai tempi del castello, anche da questa qua più bassa, incanalata in tutta una serie di scavi fatti e andava poi a defluire in tutto il castello. Così la gente del castello poteva avere l'acqua infinita. È una cosa scioccante. È strabello. Che roba. Stavo dicendo, è bellissimo per me finalmente essere qui. Non sapete, insomma, è una cavolata pazzesca, ma io ci tenevo un sacco. Da quando l'ho visto, vi giuro che io non stavo nella pelle nell'essere qui e nel visitarlo. Perché ci sono rimasto un sacco impressionato quando l'ho visto in televisione e non vedevo l'ora di vederlo, sapendo poi che era così vicino all'Italia. Guardate che roba. Questo castello era praticamente inespugnabile. Perché? Perché è costruito all'interno di una grotta, appunto. Ha il solo ingresso che è quello che abbiamo percorso noi per entrare, che è sostanzialmente l'ingresso principale che vediamo forse di là, e altri ingressi non c'erano, o meglio, ci arriveremo dopo. Quindi cosa succedeva? Questo gli permetteva di poter essere assediato per mesi e mesi e mesi e mesi senza risultato da parte dei nemici. Perché questo? Intanto siamo arrivati in una camera da letto, faccio un riposino, che roba! Mi giuro, non sto nella pelle, sembro un bambino, ma è così, sì. Sto dicendo che poteva resistere ad assedi per mesi e mesi e mesi, perché aveva la peculiarità di avere solo quell'ingresso e essere irraggiungibile da tutti gli altri punti. Da sopra no, perché c'è la montagna, da sotto no, perché è costruito sopraelevato all'interno della montagna, della grotta della montagna, e quindi questo lo rendeva letteralmente inespugnabile. Ma voi direte, prima o poi i viveri finiscono, no? Come facevano a continuare? Come facevano? C'è un'uscita segreta dietro all'interno della montagna. Quindi i furbetti cosa facevano? Semplicemente passavano per dietro, uscivano da sopra la montagna, ovviamente penso che fosse abbastanza nascosto se nessun altro nemico riusciva a entrare, e da lì andavano a recuperare cibo e tutto quello che gli serviva per continuare a vivere tranquillamente e rimanere assediati a oltranza. Geniali. Siamo entrati adesso in questa stanza con il signor Giampiero, che ci ha fatto segnalare il nostro nome per questioni di privacy castellane, e adesso sto entrando in una stanza che, bam, devastante per me. Da qui si poteva ammirare la gente che veniva torturata tranquillamente. Oh mio Dio, è qualcosa di assurdo, ma non solo.
Adesso vediamo se riesco a farvelo vedere, ma lassù, dove vedete la luce, è, spoiler, la stanza del re. Perché? Perché il re aveva un piccolo modo di sollazzarsi, ovvero, prima di andare a dormire, si affacciava lì, dalla sua camera, e guardava la gente che veniva torturata, un po' come una televisione d'altri tempi. Simpatico il ragazzo. Ah, guardate, qui vedete le scanalature di cui parlavo prima, che portavano l'acqua in tutto il castello. È una roba assurda se pensate a quanto tempo fa è stata progettata tutta questa cosa. Sono entrato in una stanza molto strana. Probabilmente era la sala da pranzo. Mia mamma ce l'ha questi qua. Se pensate a quanti centinaia di anni fa tutte queste cose erano state create, pensate, progettate, è veramente assurdo. La cucina, non male, era attrezzata. Continuiamo. Ripassiamo per la sala da pranzo. Salve, il pupetto. E da qui si esce nell'affaccio esterno, ma prima vi porto nella camera del re. E voilà! La stanza padronale, possiamo definirla tale, sputacchiera, un po' spoglia. Erano persone umili nonostante fosse essere un castello. Le porte sono veramente bassissime. Vediamo se riesco a trovarlo. Dovrebbe essere qui da qualche parte. Allora, non ho ancora trovato quello che cercavo, ma qui c'è un altro lettino. Qui c'è il prete. Mamma mia, quanto sei realistico. Si sa mai che uno si voglia confessare. Il prete mi ha appena detto cosa c'è al di là di questa porta. Andiamo insieme. È un po' buio, quindi non so se si vedrà molto, ma come vi dicevo, quando il re si annoiava si metteva qua a guardare la gente che veniva torturata. Così, sai, non ti viene sonno, fai due passi, vai dal prete e ti vai a guardare un paio di torture così. Vi porto ora dove stavo guardando prima delle stanze del re, questo piccolo affaccio esterno. Vi spiego una cosa. Praticamente era sì inespugnabile, ma a un certo punto fu espugnato. Come avvenne? Quello era un bagno. Dopo un assedio che durava ormai da qualche mese, prendete tutto con le pinze quello che vi racconto. Se volete cercatevi più informazioni. Dicevamo, dopo un lungo assedio era solito andare a fare i suoi bisogni la sera, forse non so se era un soldato o qualcuno di corpo, e siccome l'illuminazione elettrica non c'era ai tempi, si portava il suo lumino, la sua candelina, e andava a fare i suoi bisogni. E per colpa di quel lumino i nemici decisero di iniziare a bombardare nella notte l'unico punto illuminato che vedevano del castello. Da lì ha iniziato a prendere fuoco tutto, hanno dovuto iniziare a scappare, quindi sono dovuti uscire all'esterno e i nemici erano lì che aspettavano. Questa è proprio raccontata male e in breve, come piace a me. Stiamo per entrare in un punto, oh mio Dio. Questo era esattamente il punto di cui vi parlavo prima, la via di fuga che utilizzavano per uscire e resistere agli assedi. Di lì ovviamente continuava. Lo ripeto, l'ho detto già 1.000.000 di volte, ma sono un bambino il giorno di Natale, sono contentissimo. E ovviamente per avvisare l'arrivo dei nemici c'era un modo molto semplice. Posso risparmiarmi dal farlo? La turistata più turistata che io abbia mai fatto. È stato bellissimo. E qua ovviamente poi i primi shot e potevano osservare, oltre al bellissimo panorama, anche tutto quello che succedeva all'esterno. Quella è l'unica via di accesso, oltre a quella che vi ho fatto vedere poc'anzi. Qui possiamo ammirare quello che vi dicevo prima. Perfetto che oggi sta piovendo, perché questo dimostra come veniva raccolta l'acqua. Queste qua sono create apposta per far convogliare l'acqua e poi si andavano a bere. Geniali, geniali, cavolo. E ora salutiamo il castello, andiamo a riempire la pancia. No, guardate che roba! Guarda! Eccoci arrivati alla terza destinazione di oggi, Lubiana. Siamo arrivati al famosissimo Ponte dei Draghi. Non è assolutamente niente di stratosferico, però sono carine le statue. Mi
piuttosto che attraversare il ponte dei draghi, guardate qua, ma cos'è, 3 metri sopra il cielo forse? Se di qua che di là ovviamente, cioè, pieno zeppo. Se uno si innamora qui non può mettere più un lucchetto, non ti puoi più innamorare a Lubiana. A Lubiana è vietato innamorarsi. C'è il signore con la fisarmonica che mi fa da sottofondo. Sto per attraversare il ponte dei tre ponti o qualcosa del genere, perché questo è un pezzo del ponte, quello è un altro pezzo, quello là è un altro pezzo. È anche quasi uno scioglilingua da dire. Vuoi quei kiwi? 10 limoni, 100 limoni, 1000 limoni? Sembra di stare sul Tevere d'estate, quei localini, niente di speciale. Ora faccio un paio di valutazioni e capisco cosa combinare della mia esistenza. Opterò anche per il non fermarmi a bere qualcosa, nonostante la mia voglia sia tanta, ma non è tanta quanto la mia voglia di tornare a casa. Faccio come Baglioni, non canto ma vado fuori dai